Se è vero che l'Anima Oscura 3 nei suoi episodi avrà sempre gameplay puro e me come narratore onnisciente quanto giocatore, qui ed oggi affronteremo invece un'area priva di combattimenti o sfide, quindi spero non vi stuccherà veder meno gioco di quanto alcuni forse sperassero. Tuttavia, fellow Unkindled, welcome back. Io sono Michele, conosciuto anche come Mike of the Desert sul web, e nello scorso episodio ci siamo salutati dopo aver affrontato una boss fight dall'origine e risvolti inaspettati. Era alle porte del tutorial del gioco, ma aggressiva, violenta e non opzionale. Ove non si presumeva di perdere per proseguire. No, bisognava vincere o tornare alla tomba. Una sfida reale quanto improvvisa, quindi. Ciononostante, se la battaglia era contro qualcosa di già corrotto, marcescente, ormai privo di qualsivoglia gloria, è stato comunque definito un erede del fuoco. Siamo dunque veramente alla fine della fine, pare. E Dark Souls 3 si introduce così, e così introduce l'intero umore che avrà come opera. D'altronde, con Joel abbiamo ormai definitivamente distrutto uno dei rituali più antichi di questa terra ormai abbandonata. Un rituale che, se già in partenza usava il guscio di un antico eroe come Golem, esponendosi quindi come forzato artificio religioso fin dall'inizio, si è rivelato a noi ormai comunque impossibilitato a nascondere la sua vera forma o controllarne la furia. Prima d'ora, infatti, non si era mai trasformato così. D'altronde, l'umanità è sì un'anima, ma fisica, lo sappiamo. Non è solo energia, potere ed eco, è emozione quanto volontà. E chi creò questo Colosseo sapeva quindi esattamente cosa stesse facendo. Il golem non aveva l'anima del possessore dell'armatura a rianimarlo, bensì appunto un frammento della Dark Soul. Gli esseri umani sono entità uniche e speciali proprio per questo. Hanno due anime, una delle quali, però, ha subito un sigillo. Ed è proprio questo che introdurremo oggi. Partiamo con l'approfondire quindi l'altra coppia di eventi che abbiamo lasciato in sospeso nello scorso cliffhanger. Il nostro accenderci come una ravvivata brace e l'averlo fatto appunto dopo l'ottenimento a schermo del misterioso testo Erede del Fuoco Distrutto. Questo è un messaggio che nel vivere Dark Souls 3 la prima volta ha confuso tantissimi e sul quale ancora oggi ci si interroga, perché dinanzi alla mole di apparentemente nuove informazioni che vedrete l'opera getta addosso, sembrerebbe non poco aperto all'interpretazione nel suo significato. Ma la soluzione, così come il fatto che Dark Souls 3 sia molto più lineare come sequel di quanto non ci si aspettasse, sono invece entrambe realtà a dir poco a portata di mano. Non solo la causa di queste perplessità, come sempre purtroppo, deriva soprattutto da un tragico quanto grave effetto domino di traduzioni sbagliate nei prequel, che tra l'altro abbiamo già abbondantemente affrontato in passato e senz'altro chiuderemo senza trascurare nulla in futuro, ma è anche in realtà appunto semplicissimo in quello che descrive, diretto quanto splendidamente poetico. Come abbiamo già detto negli scorsi episodi, infatti, noi Unkindled siamo campioni che hanno fallito nella loro missione di vincolo, incapaci quindi di diventare buon combustibile per la prima fiamma, ok? Ma se quella è la nostra motivazione per aver anima e corpo senza più il calore, rendendoci dunque essenzialmente dei non morti che non hanno più neppure un vero legame con la fiamma, che non sia la così chiamata maledizione di quell'ineffabile segno oscuro, il cui, scusate l'emozione, ma il cui ruolo e origine, ve lo dico, in questa serie avranno finalmente rivelazioni e risposte finali. Ecco, ormai, in realtà, in generale, siamo a un punto così lontano dal primo vincolo che l'intero mondo si appoggia a una fiamma che a malapena emette più luce. Se tutto è sempre stato destinato al diventare freddo e buio, e lo è sempre stato, ormai restano davvero più poco tempo ed energie al tramonto dell'era del fuoco, indipendentemente da quanto accanimento si sia fatto nei suoi confronti. Gli stessi eredi di quest'ultimo sono ormai quasi del tutto scomparsi, infatti. Capite cosa intendo? Essere Heir of Fire non significa avere a che fare con il vincolo o dinastie speciali, è letteralmente essere solo una creatura che ne possieda ancora l'energia e forza.
Forza che noi, ceneri senza fuoco, cerchiamo affannosamente e che in quanto tali possiamo assorbire per riaccendere quel calore. E quest'ultimo è tra l'altro infatti incarnato proprio dall'evoluzione che ha subito nei millenni l'umanità, ormai consumata al punto da mostrarsi come bruciata e chiamata, non a caso, appunto, brace. Le braci sono tutto ciò che rimane della fiamma in quest'era decadente e il cui nome originale è letteralmente fuoco rimanente. Figo, eh? Dark Souls 3, ragazzi, ruota tutto completamente attorno all'idea che rimangono solo vecchie vestigia di un mondo che non sarà mai più come prima, che riguardi le sue componenti di fuoco, materia o anima. E dinanzi a tutto questo e a tutte queste ci toccherà fare una scelta definitiva. Ecco ciò che rappresenta il capitolo finale della trilogia. The wait has been long, unkindled one. Chiusa questa introduzione, ragazzi, possiamo finalmente giocare e abbandonare questa arena che, come tutto qui, è ormai silenziosa da tempo. Non abbiamo alcun nobile del regno o del culto del vincolo a festeggiare o maledire l'ultima vittoria. No, gli spalti sono vuoti. Tuttavia, pur nel silenzio, oltre il portone possiamo fin da subito notare dettagli da non trascurare o sottovalutare. Guardate, tra i corpi di coloro che in passato facevano da guardia, anche qui, per esempio, possiamo notare subito che appunto lapidi ce ne sono anche oltre il Colosseo. A evidenziare cosa? Quanti campioni hanno tentato di vincolare il fuoco nei secoli? Quanto tempo è davvero passato da Dark Souls? E a dirla tutta, vedrete, questi così pacchianamente acclamati eroi non sono tutti sepolti qui. Ovviamente, aggiungerei, se ormai conosciamo e conoscete quanto spesso sporco e occulto si nasconda nelle reali intenzioni di chi abita le storie di queste opere. Sapete ragazzi, non è difficile trovare complotti qui e anzi, c'è anche da dire che apparentemente il suono della campana ha risvegliato solo noi oggi. E probabilmente soprattutto grazie al fatto che la nostra tomba fosse già scoperchiata, come se qualcuno volesse attivamente che il rintocco raggiungesse proprio lei e fuori da ogni ombra di dubbio. Avevate notato questo particolare? Lo sapete ragazzi, i primi episodi delle Anime Oscure hanno un sacco di ne riparleremo, ma guardate quanto abbiamo potuto dire semplicemente con una frase del prologo e facendo quanti passi dall'inizio della partita. Proseguiamo infatti, perché se è piacevole vedere che come sempre nei Souls nulla è a caso e queste tombe hanno simboli floreali che accompagnano l'era del fuoco da sempre, sia ad Izalith che a Norlondo, è anche vero che ce ne sono già di nuovi, e non sono semplici decorazioni texturizzate per bellezza e fini a se stesse. Appunto, è passato del tempo e il vincolo è diventato un culto molto più complesso. But perhaps you can keep the torch lit. There is an old saying in my family, "Thou who art undead art chosen, and thine exodus from the undead asylum maketh pilgrimage to the land of ancient lords. When thou ringeth the bell of awakening, the fate of the undead one shall be." Once living, now undead, and a fitting heir to Father Gwyn thou art, O chosen undead, and beseech thee, succeed Lord Gwyn, and inheriteth the fire of our world. Kingseeker Fremt, the primordial serpent, shall guideth thee. Go forth and seize your undead destiny. E uscendo un momento dal mood dell'approfondimento e analisi, se mi permetto di divertirmi un po' con il level design dell'area, costruito non a caso, appunto, come sempre, per far notare diversi percorsi anche in base a quando si danno le spalle al santuario, quello che invece non vedo l'ora di affrontare come unico vero combattimento qui è un personaggio che si nasconde poco oltre queste scale, a protezione di una delle torri di questo tempio, proprio quella della campana del risveglio. Ed è un samurai.
Sappiamo ormai dalle precedenti serie che sono i guerrieri dell'Est a seguire questa cultura e usare gli equipaggiamenti appunto orientali, ma quest'uomo, spoglio di tutto e con i vestiti strappati, pur se non ha alcun ruolo ufficiale nella protezione del santuario o di ciò che si nasconde alle sue spalle, nei dati di gioco viene comunque chiamato il maestro. E niente, è un tocco autoriale piccolo scherzo. Un easter egg che da parte di Miyazaki tra l'altro abbiamo già visto fare in passato. Se Chester nell'antica Ulasil di Dark Souls era un chiarissimo richiamo a quello che sarebbe stato poi Bloodborne, questo spadaccino lo è di Sekiro. Quest'ultimo, tra l'altro, ha persino 2 citazioni nelle opere di From Software, visto che anche proprio in Bloodborne ne troviamo un altro. Ma tempo al tempo. Per discutere di Yamamura e dell'incubo ci vorranno ancora molti vincoli, diciamo. Ora, invece, affrontiamolo. Questa è una sfida extra piuttosto tosta perché lo spadaccino è velocissimo e distrugge in un lampo un personaggio di livello basso. Tuttavia, cercare di farlo cadere utilizzando la sua mancanza di equilibrio, magari con un parry, è un metodo pulito ed efficace. Datemi un momento. Pulito ed efficace, ecco. Molto meno cheap del bloccarlo al limite di aggro, come abbiamo visto è possibile fare con le creature dei Souls nell'anima della sfida. Ora, una volta battuto con questa semplicità, diciamo, e nel mentre si ricarica la partita per far apparire lo spawn del drop ove il nemico era originariamente, visto come altrimenti sarebbe purtroppo irraggiungibile vista la caduta, e per questo ringraziamo il sistema di sicurezza che ricorderete hanno i Souls integrato proprio per evitare che incidenti e strategia come questo fossero erroneamente puniti. Parlando di cose ben più legate alla lore, invece, ciò che si celava alle sue spalle è la base della torre della campana, i cui contenuti sono sigillati da un cancello chiuso a chiave. Una chiave che evidentemente non abbiamo, e quindi non è ancora il momento. Nel mentre però finiamo l'esplorazione intorno al santuario, trovando con lo stesso meccanismo di level design discusso prima uno scudo su questo anonimo cadavere, dando quindi alla torre le spalle, parliamo di questo guerriero, questo individuo che abbiamo appena sconfitto. Se questo equipaggiamento si chiama in giapponese degli uccelli gemelli, proprio per via del rapace a 2 teste inciso sulla sua superficie, e che, come simpatica chicca di posizionamento, ha il fatto che lo si trovi su un corpo appeso al ramo di un albero pendente verso il baratro, allo stesso modo le descrizioni del set del maestro che abbiamo appena raccolto seguono anch'esse l'idea di essere parte di una chicca sarcastica. I suoi abiti sono chiaramente stracci strappati e questo avventuriero, per giustificare il suo aspetto logoro, racconta di aver lottato d'arma bianca contro una marea di uomini, uscendone illeso, ma con gli abiti tagliati. Una menzogna utile a mostrarsi come un figo, insomma. Detto questo, però, la sua abilità è comunque elevatissima e potrebbe anche essere eco di cut content di Dark Souls 1, visto che v'era un samurai nel suo artbook rappresentato non poi in modo troppo dissimile da lui, e che avrebbe suonato un campanellino per piangere la morte degli infanti in guerra. Posizionato qui, ci sta. D'altronde, questo ve lo posso anticipare, in futuro potremo evocarlo in aiuto di boss fight piuttosto specifiche, e userà per queste la Chaos Blade, un'arma che da sempre nei Souls è desiderio degli spadaccini dell'Est e che mantiene anche la tradizione di danneggiare il proprio branditore. A me piace pensare che sia uno dei motivi per cui i suoi abiti senza valore sono così malconci. A sorpresa si è potuto dire su di lui più di quanto non ci si aspettasse, no? Tuttavia, torniamo seri, perché l'esplorazione è piacevole e anzi abbiamo già trovato le nostre prime 2 braci spurie su dei corpi al di fuori di questo santuario. Ma ora, e finalmente, è arrivato il momento di entrarci. E di momenti, questo è uno di quelli che più rimane impresso di tutta la trilogia. La presentazione di questo luogo è meravigliosa. Ciò che sentite ora in background, infatti, non è una host originale dell'Anima Oscura 3, ma quella ufficiale dell'opera per questo santuario. Vedere questi 5 troni, tra l'altro, richiama alla memoria tutto il percorso fatto fino ad ora. I lord in giapponese sono traducibili letteralmente come re, infatti, e Frampt non è King Seeker a caso. Shanalot non cerca a caso un erede del trono, un erede del fuoco. Il retaggio della monarchia di Anor Londo, sappiamo, arrivò persino a Drangleic dopo tutto,
ove questo culto giunse infine a creare vere e proprie iconografie per premiare il sacrificio utile al mantenimento della prima fiamma. E qui, infine, ci troviamo in un vero e proprio santuario del vincolo. Come avvenne a Lordran, questo significa che tramite la stagnazione saremo in grado di raggiungere la fornace originale, il luogo di nascita della grande anima ed epicentro di tutto. Non è lo stesso tempio del primo capitolo, come si evince dalla forma, effigi e minore antichità, ma ne ha chiaramente ereditato il ruolo e funzione. D'altronde, il primo Lord of Cinder e vincolatore del fuoco, Gwyn, è descritto come il più antico re in Dark Souls 3, e il suo aver avuto una corona come simbolo di dominio e potere sugli uomini durante l'era del fuoco, ha evidentemente innescato un'influenza che si estende fino ad oggi. E parlando infatti dei troni, se appunto tutti coloro i quali possono vincolare il fuoco ne hanno anche solo il potenziale, sono eredi di quest'ultimo, unicamente chi vi riesce può ottenere questa onorificenza e simbolo. Questo significa che da quando esiste Lothric sono 5 coloro i quali hanno alimentato la prima fiamma. O meglio, 4. La storia del trono centrale è molto particolare e sarà un climax di quest'Anima Oscura 3, ma è proprio da un suo dettaglio che possiamo partire con la prima analisi del santuario. Dietro ai troni vi sono infatti delle scritte che inneggiano i re che si sarebbero dovuti sedere su di essi al richiamo della campana. Dico dovrebbero perché solo uno di loro è qui. Gli altri hanno evidentemente rifiutato l'ordine ed è quindi tutto sulle nostre spalle. Tuttavia, ragazzi, ormai è chiaro, noi siamo solo cenere e quindi il loro fuoco ci serve. È figo o no? Dark Souls 3, già così in partenza, con così tanta ciccia, ragazzi? E questo è niente. Torniamo alle scritte, perché questi troni, messi in sinergia e coro con l'introduzione dell'opera, rivelano già un dettaglio di quel mistero che ho citato poco fa. Fate attenzione. Aldrich, Saint of the Deep. Farron's Undead Legion, the Abyss Watchers, and the reclusive lord of the profaned capital, Yom the Giant. Di queste creature affronteremo ogni discussione a tempo debito, ma ne vengono appunto presentate 3, non 5. Quello centrale, a cui viene quindi data la massima importanza anche a livello di elevazione dal terreno, non viene neppur citato. Questo perché studiandone l'incisione, in combo con il ricordare la sequenza di apertura, si può intuire una verità. Il sacro re Lothric, ultima speranza della sua stirpe, non si è risvegliato al suono della campana e il motivo si può comprendere approfondendo la correzione della purtroppo erronea localizzazione del testo che ho citato un attimo fa. Nulla di grave, ma in originale non viene citata nessuna speranza, per esempio. L'aggiunta ci ricorda l'estremo bisogno di romanzare le descrizioni originali che subì lo sfortunato Dark Souls 2, ma la vera chiave di lettura è che il kanji utilizzato per la parola re qui assume un significato molto speciale e diverso dall'evidenziare il monarca di un regno. Soprattutto in quanto, con il senno di poi, sapremo che questo ragazzo è ancora principe. Su questi troni, dunque, quel kanji viene specificatamente legato ai signori dei tizzoni, i re della legna d'ardere, in giapponese. E quindi la stirpe di cui si parla è quella dei lord, non della monarchia di Lothric. Semplicemente, ad oggi non c'è più nessuno a parte lui a poter vincolare il fuoco. In altre parole, chi si sarebbe dovuto sedere qui non è l'attuale re del regno, ma il più recente predestinato del culto del vincolo del fuoco, preparato fin dalla nascita a diventare carburante per la prima fiamma.
nato come sacrificio utile a mantenere la luce nel mondo, quindi. Un destino, questo ve lo anticipo, che questo personaggio si è ferocemente rifiutato di assecondare. È quindi ancora in vita al tempo presente di Dark Souls 3. Ma restio quanto e più degli altri a seguire quel percorso e questa tradizione millenaria, giunta a Lothric in questa forma. Capite? Quindi, anche qui si evince come siamo protagonisti di infima categoria, ancor più di prima. Non siamo il piano A, che era questo individuo. Non siamo il piano B, che erano le braci ribollenti dei vecchi lord richiamati dalla campana. Siamo il piano C. E a tal proposito, anche Dark Souls 3 ha il suo Crestfallen, la cui introduzione è ora più perfetta che mai. Ah, another one roused from the sleep of death. Well, you're not alone. We unkindled are worthless. Can't even die right. Gives me conniptions. And they'd have us seek the lords of Cinder and return them to their moulding thrones. But we're talking true legends with the metal to link the fire. We're not fit to lick their boots. È un unkindled come noi, svegliatosi prima e subito pronto a evidenziare la follia di voler usare creature fallimentari come noi come strumento per il vincolo. Di sol pensare che saremmo in grado di costringere i lord ai troni che hanno rifiutato. Tra l'altro, parlando personalmente, come tutti i guerrieri abbattuti dei capitoli precedenti, è un personaggio che apprezzo moltissimo, ma in particolar modo questo è l'unico che veste un'armatura piuttosto particolare, riconoscibile potremmo dire. Chissà se questo Crestfallen è diverso dagli altri che abbiamo incontrato fino ad ora. Ma foreshadow giocosi a parte, spostiamoci verso un altro residente del santuario. Questa è l'Ancella, venditrice di merce che spazia dai semplici strumenti ad armi e armature. A pleasure to make thine acquaintance, Ashen One. I am but a humble handmaid of the shrine. I've lots of little things to ease the burden of a weary traveler. And yes, I'm undead too, but not so charitable as to give my goods away. Ashen One, fetch souls and bring them to me. As is thy wont? No? Rimandando temporaneamente la discussione sulla primissima cosa che salta all'occhio, ossia ovviamente gli abiti e persino l'aspetto congruenti a quelli delle guardiane di Drangleic, io farei notare che la donna si dimostra sarcastica proprio come il Crestfallen, ma non si direbbe minimamente interessata al destino del mondo, o perlomeno non sembra così affranta dalla decadenza e solitudine che pervade il santuario, Lothric e tutte le terre nei dintorni. Il suo unico interesse pare sia vendere merce e ottenere quante più anime possibile. Non sembra quindi una persona così interessante e dà l'idea anzi di essere una vecchia donna molto frivola ed egoista. Ma anche lei, come il guerriero, nasconde sorprese, e non solo perché sembra essere molto arguta e ha l'aria di una che la sa lunga su tante cose. Vedremo in futuro, infatti, perché anche con lei arriverà il momento di parlarne davvero tanto di più. E c'è infine un motivo per il quale fino ad ora non vi ho mai mostrato nell'episodio l'ambiente completo, magari passeggiandoci dentro liberamente con Joel. Non volevo mostrarvi questo. Well, a newcomer, I see. I am Andre. I serve at this shrine as a humble smith, forging weapons. You're in search of the Lords of Cinder, I trust. A toilsome journey, I wager. You'll require good arms. Let me smith you weapons. I am a smith, such is my purpose. Il fabbro Andre del borgo dei non morti di Lordran
si ritrova qui a lavorare nel santuario di Lothric. La prima volta che ho visto questa immagine ero ad Amburgo per l'evento preview di Dark Souls 3 e avrò sempre nel cuore il dispiacere che nessuno di voi abbia potuto vedere la mia reazione vergine di allora. Ma il duro lavoratore del primo capitolo è arrivato fino a qui, confermando però quindi il fatto di essere un non morto come noi, purtroppo. È sempre stato stupendamente affascinante speculare sul come il suo essere così diverso da tutti nel combattere e comportarsi, unito all'avere l'aspetto dei fabbri pietrificati che si trovano all'Ordran, potesse legarlo a una dinastia divina, o magari anche solo a una loro progenie. Ma se per quanto riguarda la longevità degli dei, a rimuovere Andre dalla lista ci sarà una dimostrazione finale che accomuna tutti i membri di questo santuario e che affronteremo qui, ma nel prossimo episodio, fu Miyazaki stesso a evidenziare come purtroppo il dettaglio dei suoi colleghi sia uno dei pochi punti deboli della narrativa silenziosa solsiana. Insomma, era solo per non far confondere i giocatori sul loro ruolo. Tuttavia, il personaggio non è rimasto immobile in questi secoli. Ha accumulato un'esperienza impareggiabile e viaggiato in numerosi regni, conoscendo entità leggendarie, assimilandone la conoscenza. Ecco anche perché è stato accettato qui, e sottolineo l'anche perché una cosa da tenere in considerazione è che i fabbri in grado di usare la titanite sono ormai cosa rara, al punto che in tutta l'opera avremo a che fare solo con lui. Anche qui avremo di cui riparlare, ovviamente, ma continuando a discutere di personaggi leggermente più solari di quanto questo luogo ci ha permesso di incontrare fino ad ora, abbiamo il suo penultimo abitante, Ludleth, che è su uno dei troni. Con lui, dai 3 lord introdotti, si arriva ai 5 totali. O thou unkindled, and a seeker of lords, I am Ludleth of Corland. Look not in bewilderment as I say. I linked the fire long ago, becoming the Lord of Cinder. If substantiation be thy want, set thine eyes upon my charred corpse. This sad cadaver, no need to be coy. Have a closer look. Knowest thou of our purpose? 5 thrones will take 5 lords as kindling for the linking of the fire. The fast fading flame must be licked to preserve this world. A reenactment of the first linking of the fire. So it is, I became a Lord of Cinder. I may be but small, but I will die a Colossus. Ludleth è dunque un lord dei tizzoni a tutti gli effetti e un solo sguardo al suo corpo ci fa capire cosa davvero significhi avere questo titolo, cosa davvero si nasconda dietro gli sfarzi di un trono costruito per celebrarne l'esistenza e il ruolo. Egli proclama quindi, con una continua ostentazione di un orgoglio non poi così solido, di essere uno di loro e ci spiega cosa comporta assumersi il compito di vincolare la prima fiamma. Di fatto facendo ciò che può essere considerata una riproduzione del vincolo più antico, portando il destino dell'essere nato piccolo al compiersi morendo da colosso. Questa frase, impattante che sia, è stata anche però oggetto di varie analisi e studi, poiché i kanji usati per dire piccolo uomo, cioè Kobito, sono gli stessi usati per indicare i pigmei, la specie primordiale di cui fa parte il nano furtivo, progenitore dell'umanità e antichissimo Lord Oscuro. Ciò ha portato molti a credere che egli sia un nano di quel lignaggio e che Courland quindi si erga sulle fondamenta del luogo, ove proliferò la specie dell'anima oscura. È una speculazione che si basa su delle estetiche, dialoghi ed eventi che affronteremo in un futuro remoto, ed è un'idea che cerca di collegare tante piccole cose, qualcosa che per questo comprendo e adoro, ma che, in definitiva, dovrà confrontarsi con una sequenza di smentite terribilmente più valide e solide. Purtroppo, non sempre è la teoria più bella e appassionante quella giusta, e in questa serie, ragazzi, si lavora per la verità, non l'epicità. Male che faccia.
E considerando che ci sono ricerche delle community giapponesi riguardo lo sviluppo di Dark Souls 3 che parlano di cut content nei confronti di un ruolo di gameplay narrativa rimosso a Ludleth, come è accaduto ad Andre, le possibilità esistono nonostante tutto questo. Tuttavia, per quanto questa sia un'ipotesi importantissima, non solo questo non è il momento di affrontarla, non è nemmeno quello di confutarla. Ricordiamoci però almeno come Kath, altre creature con una profonda conoscenza e ormai tanti dati fattuali ci hanno raccontato e confermato come il vincolo fosse un'ovvia lotta contro l'oscurità. E coloro che hanno ereditato la stirpe oscura dell'ultimo Lord sono le entità più lontane dal culto del vincolo che si possano immaginare in tutta la lore ambientazione. Ne riparleremo, tuttavia. Abbiate fiducia. Infine, però e finalmente, bisogna parlare di lei. Lei che è una guardiana del fuoco. Welcome to the bonfire, unkindled one. I am a firekeeper. I tend to the flame and tend to thee. The lords have left their thrones and must be delivered to them. To this end I am at thy side. Escludendo il primo capitolo di Dark Souls, ogni opera di questi franchise ha infatti sempre avuto una compagna come placida oasi dagli orrori e sfide al di fuori di essa. E se la sua veste è un chiaro richiamo alla fanciulla in nero di Demon Souls, ove anch'essa in originale era chiamata Guardiana del Fuoco, è anche un grande spunto che suggerisce il contesto di cui lei fa parte qui. Il suo set si potrà trovare un giorno, e vi anticipo che viene descritto come dato solo a coloro che abbracciano la strisciante e famelica oscurità. Questi abiti sono il marchio distintivo delle guardiane del fuoco di Lothric, ok? Le quali vengono, di nuovo dalla descrizione, private della luce per ereditare le anime. La luce, in questo caso, rappresenta intuibilmente la vista. Sul perché le guardiane di questo regno debbano necessariamente perderla ne parleremo più in là. Diciamo che la risposta non è ancora comprensibile. Ma la tiara che ricopre i suoi occhi, nella sua bellezza e decorazioni, suggerisce comunque un nobile destino a cui si stanno asservendo. Quest'ultima molto probabilmente è infatti un simbolo del loro onore come guardiane del fuoco, del loro sacrificio, un modo per simboleggiare come ciò che fanno è per il bene superiore. Tuttavia, accidenti, se ce n'è da dire anche qui. Infatti, se ci facciamo caso, la nostra guardiana, anche se cieca, ci segue con lo sguardo. E lo farebbe anche qualora, piccola chicca, usassimo incantesimi e anelli che offrono il silenzio. Infatti la tiara non ha solo un valore simbolico di obbligo e quasi catena, ma sembra evidentemente garantire alla fanciulla la vista perduta. Come fa? È spaventosamente probabile che il motivo sia ciò che una delle ultime scene dell'introduzione, che ho ancora da mostrarvi, suggerisce appena, se si guarda bene. Al suo interno presenta una sorta di vortice oscuro, quasi come se l'oscurità le permettesse di vedere oltre. Curioso, eh? Rideremo insieme un giorno a riguardo, perché anche questo, purtroppo ma allo stesso tempo e come, sarà argomento di un altro episodio. In ogni caso, lei sarà la nostra compagna e, con le sue abilità, permetterà alle anime che avremo ottenuto di diventare fonte di potere. Lei le veicolerà in noi, che siamo definiti come vascelli per le anime, grazie alla nostra natura di Unkindled. Questo dettaglio sarà il perfetto ponte per parlare dei due argomenti finali di questo incredibile episodio di collegamento a tutto ciò che sarà l'Anima Oscura 3, infatti. E se il primo è inerente al rapporto Unkindled Firekeeper, il secondo sarà il segno oscuro e la non morte. Qualcosa che abbiamo tenuto in sospeso fin dalla prima serie. Ashen One, to be unkindled is to be a vessel for souls. Sovereignless souls will become thy strength. I will show thee how. Ashen One, bring me souls plucked from their vessels. Then touch the darkness within me
Parliamone nel mentre esploriamo e passeggiamo finalmente un po' all'interno del santuario. Iniziando il gioco si rimane certamente stupiti di come per potenziarsi non ci si possa più sedere al falò e fare le cose da noi, bensì sia necessario raggiungere prima la guardiana e toccare l'oscurità dentro di lei poi, usando le sue stesse parole. Oltre ad essere una chiara citazione a Demon's Souls anche questa, la frase è un rimando e ricordo dell'umanità che strisce e si annida all'interno della sua anima, ovviamente, del suo essere quindi capace di contenerne le tenebre e veicolarla ai fini del vincolo e dei falò. La guardiana è quindi sempre stata fondamentale, ma la necessità di questo passaggio intermedio sappiamo non essere tipica di un normale non morto. Tuttavia, come abbiamo detto nel precedente episodio, infatti gli Unkindled non lo sono. Mancano di calore, la loro anima ne è ormai priva. Se prima dunque bastava il solo contatto col falò per poter ricevere i suoi benefici, ora questo non basta più. L'anima non ha più fuoco, diciamo, quindi non può legarsi ad esso, non può vincolarsi al falò. Ergo, dobbiamo affidarci alle mani dirette della Firekeeper. Ricordiamoci, ragazzi, che i Bonfire esistono solo con la presenza di queste ultime, mai senza. Questa cosa ci rimanda a come sono gestiti infatti nel primo capitolo. I falò canonici sono soltanto quelli con una guardiana vicina o con il sottinteso che tutte le altre non siano raggiungibili o visibili a occhio nudo in dato luogo. Tuttavia è più corretto dire che gli altri sono solo gameplay e infatti sia nella loro raggiungibilità tramite il ricettacolo che nell'esistenza stessa sono stati nella storia del software persino modificati da patch più volte. La guardiana è quindi il nostro tramite per poter veicolare le anime attraverso il fuoco e tramite l'oscurità filtrarle, tramutarle e sottometterle al nostro controllo. Queste cose sono importanti, ragazzi, rendendole parte di noi. La guardiana prende le nostre anime senza padrone e le converte in forza. Si torna quindi al discorso della specialità dei non morti di cui abbiamo discusso anche nell'Anima Oscura 2. Poiché le anime da descrizione sono l'origine della vita e, come scopriremo e scoprirete, dirà lei stessa nel prossimo episodio, manifestazione della disparità e quindi fonte di una risorsa che noi possiamo fare nostra e accumulare dentro il nostro corpo, per poi presumibilmente diventare il prossimo salvatore del mondo che questo triste e decadente santuario è qui per proteggere. Tuttavia, questo è il momento di fare la domanda, quella che nessuno ha mai fatto prima d'ora, parlando delle mie serie chiaramente, ma che serve a farci capire tante cose. Noi siamo esseri umani, possessori dei frammenti dell'anima oscura, noti come umanità. Eppure, ciò che noi potenziamo durante il level up non può essere tale umanità, sia qui che negli altri capitoli come Dark Souls 1 e Dark Souls 2. È anche ciò che ho cercato di farvi notare quando ho parlato di cosa stesse muovendo l'armatura di Gundyr. E dunque, cosa stiamo potenziando? Quelle che noi usiamo per livellare sono pure anime bianche ottenibili dai nemici dai cadaveri abbandonati sparsi per il nostro tragitto. E a rigor di logica, quindi, considerando che l'umanità viene usata per i falò, ciò che noi stiamo aumentando di potere è anch'essa un'anima bianca? Perché la nostra anima, la fonte della vita e della ragione, è bianca, quando noi invece abbiamo l'umanità dentro di noi? Se l'anima è la fonte della vita, qual è la sua distinzione con quest'ultima? Detto in poche parole, visto come in modo più completo la verità, occhiolino, arriverà alla fine del viaggio, questa descrizione è interpretabile come un gioco di parole. Come fosse la risata di Oswald nel citare che peccare è umano, dopo tutto. Perché la distinzione, sotto sotto, non c'è. Sono entrambe anime, e questo ne era il primo indizio. La Dark Soul si divide nelle Humanity, che però, nel loro avere volontà ed emozione, sono anche la nostra natura, l'oscurità. Ed il segno oscuro, invece, chiamato in giapponese anello, ne è il marchio, un avviso che faccia riconoscere al mondo che quell'essere l'ha in corpo ed è quindi pericoloso.
Ciò che abbiamo già scoperto all'interno di questo progetto, però, è che gli uomini non sanno che quest'ultima non è una maledizione, ricordando tra l'altro che appunto la pietra della purificazione non ce ne monda affatto, non a caso, ma è ciò che li contraddistingue infatti dal resto delle creature, ciò che li rende progenie di un lord e di una delle grandi anime. Come abbiamo discusso in passato, infatti, è stato un terribile e lento processo di lavaggio del cervello, durato fino al tempo presente in Dark Souls 3, tra l'altro, a stravolgere la storia della specie e ad allontanarla dall'oscurità. Un tempo il nido degli esseri umani è diventato infine qualcosa da demonizzare e perseguitare, come è avvenuto, per esempio, tramite la Via Bianca o i reti Drangleic. Per essere specifici, ragazzi, il segno oscuro è la prova che tu sei un non morto, ovvero un essere umano risorto dalla morte, ora tornato ad essere immortale come in origine, ma indebolito e limitato. Una dicotomia questa, nata proprio a causa di quello che oltre al marchiare ha il ruolo di sigillo. Un cerchio di fuoco che blocca il buio. L'essere umano è di base immortale ed è stato reso in grado di morire proprio da questo anello, che però, appunto, perde di forza quando la fiamma inizia a spegnersi, restituendogli una parvenza del loro stato naturale. And then a single fleeting I will remain alive. Tutto torna, vero? Tutto. E manca ancora tanto al puzzle, perché se appunto questo anello oscuro si manifesta quando la prima fiamma si indebolisce, proprio in nome del fatto che il suo nome è paradossale, essendo in realtà fatto di un fuoco che, privo di forza, non può più limitare l'oscurità, è presente nell'uomo fin dalla nascita di ciascuno di essi, ciascuno di noi. E ne scopriremo l'origine un giorno, vedrete. Ma il succo è, quindi, che in realtà lo stato di non morte è molto più naturale di quel che sembra, e le descrizioni giapponesi localizzate correttamente, ricorderete, chiariscono quanto questo sia sempre stato il caso. Il borgo dei non morti è originariamente definito come città abitata fin dall'inizio dai maledetti, è un luogo eretto per loro, come Petit Londo. Non hanno subito l'arrivo della maledizione come una piaga, erano marchiati e quindi già deceduti e rinati fin dall'inizio. Nonostante questo abbiamo tavole imbandite, fognature, persino bambini, per quanto il destino degli ultimi sia stato drammatico. Ciò che contraddistingue i non morti però, oltre all'anello che trattiene le ramificazioni dell'oscurità che cerca di liberarsene, è proprio ciò che accade quando il segno oscuro non ha più l'energia necessaria per sopprimerla, creando gli esseri vuoti, i vacui. Nelle descrizioni non vi è distinzione fra gli hollow assennati e quelli privi di controllo, e questo suggerisce che la vacuità è uno stato comune della non morte quando la vittima non ha più l'umanità che raccoglie dal prossimo, non potendo far uso della propria. È il motivo per il quale spesso veniamo descritti come avvizziti e puzzolenti. Non è così strano. Vi ricordate la descrizione che cita proprio la scoperta di quell'energia da parte dell'uomo dopo la propria morte? Tuttavia, la sua assenza non lo rende immediatamente privo di senno, come possiamo notare in più istanze. Anzi. You think I've gone to the other side, don't you? That I've cracked my head and gone hollow? You do, don't you? I can see it in your eyes. You trust a patch of moss over me. A quel punto sono però solo le anime bianche e una forte volontà a permettere di mantenere se stessi. Ma ciò nonostante, in entrambi i casi si è definibili vuoti. E il bello è che tutto questo approfondimento sembra creare dei paradossi. Se già il segno oscuro è appunto un anello di fuoco, è soprattutto folle pensare che se la nostra natura è l'oscurità, essa se liberata ci divori e distrugga. Ma è invece proprio questo il punto. Ed è questo a creare l'ira di Aldia, il nichilismo di Vendrick e l'intolleranza di Kath. All'uomo fu negata la possibilità di imparare a controllarla. Una natura che ha volontà e un potere ineffabile al punto da spaventare gli dei, realtà che portarono alla situazione che viviamo in Dark Souls.
Solo gli esseri umani infatti hanno 2 anime, e questo è causato proprio dal sigillo di quella oscura causato dal marchio, il quale ha separato quella bianca da ciò che è diventata poi l'umanità. Per questo, quando troviamo dei cadaveri, questi ci offrono solo anime normali, ma anche se quest'ultime ormai fuori dal loro corpo potranno poi rinascere, pur se vuoti, perché la vita li ha abbandonati, ma l'oscurità è rimasta in loro e, come abbiamo già discusso in passato, c'è differenza fra soft e hard humanity. Quando la fiamma si spegne, dunque, il sigillo perde potere e l'anima oscura si manifesta, riportando in vita. Il problema è che quest'ultima è stata tenuta in prigionia dal fuoco per tutta la durata della nostra vita, e quindi è fuori controllo, iraconda e, come dice la descrizione della mano oscura, la sua natura è di divorare la vita, e quando purtroppo è incapaci di controllarla, ci fa perdere tutto, il nostro io, le nostre abilità, ogni cosa. E vedremo quell'incattivimento fino a che punto arriva in Dark Souls 3, con dimostrazioni terrificanti come quella di Gundyr. Ne riparleremo infatti, fellow Unkindled. È un argomento centrale di questa serie e progetto, ma vi voglio lasciare con un sospeso per ora. Senza l'anima che gli dei hanno forzato come normale per gli uomini, ciò che rimane è soltanto un'oscurità che, per colpa delle loro trame, non è mai stata addomesticata o posta sotto il nostro controllo. Chissà quindi se, avendo accesso all'oscurità, l'essere umano possa rendere anche l'umanità sede della coscienza, e chissà quali quindi incredibili conseguenze e poteri potrebbero ottenerne. Se queste catene potessero essere rimosse, si starebbe infine parlando dell'era dell'uomo citata nel capitolo originale. So, these are the shackles of the gods. E per chiudere questo episodio, ragazzi, ci sono ancora 3 cose da mostrare. La prima è questo gigante. Anche della loro specie approfondiremo la nomenclatura, il ruolo e non solo, infatti, visto come tutto è evoluto nei sequel rispetto al capitolo originale. Ma questo corpo ligneo è lo stesso delle creature aggredite del regno di Drangleic in Dark Souls 2. E se nel prossimo episodio affronteremo come il legno abbia ottenuto un significato molto esplicito in questo terzo capitolo, per quanto riguarda questo corpo, il suo scopo è molto più semplice. Prima di tutto rappresenta una conferma immediata della canonicità dell'ancora oggi da tanti definito apocrifo sequel, essendo stato seguito da un director e team differenti. E secondariamente è qui come dimostrazione di qualcosa che la Guardiana, dopo l'introduzione che già lo accenna, ci annuncerà con ancor più chiarezza: la convergenza delle terre causata dalla stagnazione. In altre parole, questo gigante e probabilmente l'intero santuario non erano qui un tempo. Vi dirò, è attraente, poetico e persino calzante nel discorso sperare di dirvi che lui fosse l'originale occupante della bara del prologo. E qualora lo si voglia immaginare, la trovo assolutamente non colpevole come scelta. Ma non solo non abbiamo nessuna prova al riguardo, ma la stagnazione è riconosciuta nella narrativa proprio per fare questo. E nel voler essere completamente pragmatici, questo risultato, per quanto concerne il nostro amico, è il più preciso. La community giapponese ha raggiunto lo stesso risultato, ma nel mio cuore non escluderò mai quella possibilità. Perché è bella, dona ancora un cuore in più a Dark Souls 2 e non contraddice nulla. Tuttavia è la precedente la teoria più corretta, e questo anche perché le ricerche più tecniche invece, che affrontano con metodo scientifico il cut content, non smuovono troppo il risultato. Diversi pezzi di contenuto tagliato trovati ufficializzano che originariamente Yhorm, il gigante, non si sarebbe dovuto trovare nel luogo che avete sentito citare prima, la capitale profanata. E questo è dimostrato e dimostrabile. Ma da qui le prove finiscono e si può solo speculare in 2 direzioni, che derivano da ricerche che affronteremo in maniera completa in futuro. La prima è che lo avremo trovato al posto di Gundyr, rendendolo di fatto il corpo risvegliatosi dalla bara. La seconda invece che lo avremo scoperto in un luogo che troveremo in futuro, Karthus, come richiamo all'antico eroe di Demon's Souls.
Ci sono quindi documenti sul cut content di Dark Souls 3, che è tanto. Sappiate che li studieremo e discuteremo tutti, ma ho parlato di prove e dimostrazioni non a caso. In questi ultimi ci sono molte informazioni vere quante molte altre false, e il tutto meriterà approfondimento completo, ma quando sarà il momento. Infine, l'episodio non può chiudersi senza una bella chicca di finalmente altro gameplay. Vedete? Non è assolutamente inteso come percorso attuabile, ma il level design permette questo salto meraviglioso e ci permette di accelerare terribilmente l'esplorazione del santuario, conducendoci al suo interno dall'infrastruttura del tetto che vi ho mostrato qua e là con qualche inquadratura birbante durante il video. E se ora ovviamente la riconoscerete appena entriamo, è comunque bellissimo pensare questo sia possibile. Non mettere troppe mura invisibili o dare con limiti che insta uccidono il personaggio permettono alcune eccentricità non pensate, ma non sono leggerezze. Rendono le opere di From un po' grezze, ma vi ricordate nell'anima della sfida quanto premiai questo concetto? Comunque, tornando a noi. Se qui già di interessante si trova subito il tradizionale NPC segreto volatile che baratta oggetti con noi e che introdurremo quando la strada ufficiale di Dark Souls 3 ci porterà da lui, stiamo per anticipatamente scoprire un'altra delle meccaniche di Dark Souls 2 che fortunatamente il sequel eredita. Se qui, cosa molto interessante, gli oggetti preziosi hanno uno sprite, diciamo di anima più importante, più grande, appunto quello che si trova su questo corpo è un frammento, una scheggia di Fiaschetta Estus. Sappiamo già la sua funzione, ci permetterà più utilizzi di queste ultime, ma a conti fatti fino ad ora non potevamo sapere come era gestito in Dark Souls 3. Ed è veramente un'ottima scelta, secondo me, perché fino ad ora questo terzo capitolo sta veramente cogliendo il meglio del suo predecessore. E a tal proposito del contrario, in questo caso, ossia l'allontanarsene, oltre il nido troviamo il primo muro illusorio del gioco. E ciò che nasconde è fondamentalmente, di nuovo, una stupenda dimostrazione di cura e attenzione. Nel santuario del legame del fuoco è stato messo da parte e protetto un tesoro raccolto specificatamente per aiutare il campione a raccogliere anime e potere, l'anello del serpente d'argento. Tuttavia, tempo al tempo, ora la priorità è un'altra. L'abbiamo evitata fino ad ora, tra l'altro, ed è al centro assoluto del santuario. Ashen One, produce the coiled sword at the bonfire. The mark of ash will guide thee to the land of the lords, to Lothric, where the homes of the lords converge. Si parlava di convergenza, giusto? In questa cenere ammassata e protetta da decorazioni inseriremo ora la spada spirale del falò, generandone uno e iniziando così, davvero, il nostro pellegrinaggio a Lothric. Non avete idea di cosa ci aspetta. Oh, ma avevo detto 3 cose da mostrarvi, giusto? In effetti, non si può certo chiudere questo episodio senza cliffhanger. Scusatemi. Dunque,